Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale. In questo terzo video vi mostrerò come abbiamo riportato a nuovo il cofano del mio CG7. In modo particolare vi darò qualche consiglio su come rinforzarlo e renderlo robusto quasi come un cofano originale, anche perché vi ricordo che il mio cofano era un aftermarket, e vi mostrerò proprio le differenze con un cofano originale che è quello montato sul CG7 di mia moglie. Inizierò subito con l'illustrarvi il procedimento che abbiamo effettuato per riportare a nuovo questo cofano. Se vi ricordate, nel primo video di questa serie vi ho mostrato la parte danneggiata del cofano, che consisteva in una piegatura che attraversava il cofano da parte a parte. La parte più danneggiata di tutti era la parte centrale, dove c'è la bombatura del cofano, che si era praticamente quasi schiacciata all'interno, e così facendo il cofano stesso aveva perso di rigidità, tanto è vero che ogni volta che lo andavo a aprire si piegava su se stesso, tendeva a torcersi, e la lamiera soprastante era anche difficile da carteggiare. Per questo motivo abbiamo iniziato con un'operazione di battitura che consiste nel riportare fuori tutte le parti piegate, soprattutto le parti laterali, che sono questa, la parte centrale della bombatura del cofano e la parte opposta. Questo fa sì che una volta riportate a squadro creano una sorta di resistenza e irrigidiscono i lamierati, quelli più sottili che fanno parte del cofano. Dopo l'operazione di battitura abbiamo rimesso in squadro il cofano, prendendo come riferimento la via di fuga e gli angoli della vasca, e nella parte frontale abbiamo utilizzato come punto di riferimento la calandra. Una volta riottenuta insomma la giusta centratura del cofano, l'abbiamo smontato e l'abbiamo portato in carrozzeria per la fase di verniciatura. Ma prima di passare alla verniciatura c'è una cosa molto importante che vi devo mostrare, cioè quello che differenzia un cofano aftermarket da un cofano originale. In realtà tutto è nella rigidità e nell'intelaiatura del cofano al suo interno. Ora ve lo mostrerò su questi due cofani che ho a disposizione, dove è molto chiara la differenza e ve la posso illustrare molto più facilmente. A prima vista i due cofani all'interno sembrano praticamente identici, se non per alcuni punti in particolare che ne rendono uno migliore dell'altro, ovvero il cofano aftermarket è molto più leggero e flessibile rispetto a quello originale. Noi lo possiamo notare in modo particolare quando andiamo ad aprire il cofano per lavorare sul motore, mentre il cofano originale rimarrà bello in squadro con il resto della scocca, quello aftermarket tenderà a piegarsi leggermente da un lato. Questo è dovuto ad alcuni punti del cofano che sono più saldi tra loro e lo rendono più stabile. Ora vi mostrerò da vicino le due parti incriminate delle diverse Jeep e vi spiegherò come ho ottenuto un risultato migliore utilizzando sempre un cofano aftermarket che se conoscete un po' i prezzi, io parlo qui in Europa, in Italia, tra un cofano aftermarket e un cofano originale c'è quasi la metà della spesa. Avete individuato le differenze? Se non l'avete ancora capito, ve lo mostrerò io tra breve. All'interno del cofano aftermarket, come anche nel cofano originale, c'è questa sorta di canale AC che tiene rigido e in sagoma la parte, diciamo, più sottile del cofano. Sul cofano originale questa parte è punzonata insieme al lamierato, che poi in seguito viene stuccato, passato il fondo e verniciato, mentre nei cofani aftermarket, che sono visivamente identici, questa parte ha uno spessore perché è attaccata semplicemente con una sorta di schiuma che non incolla le due parti ma crea uno spessore per evitare le vibrazioni.
E quindi quando noi andiamo a aprire il cofano, questa schiuma flette perché non è molto rigida e non rende tutta la parte solidale e il cofano si torce. Lo stesso discorso vale anche per la parte superiore, in quell'altra canalina sulla parte opposta. Per le parti laterali invece è praticamente uguale. Entrambi i cofani hanno una sorta di piegatura a C che gli contribuisce un po' di rigidità. Ora vi mostrerò sul cofano originale che questa parte è molto più unita rispetto a quello aftermarket. Infatti qui, come vedete, non riesco a inserire il dito e non ci sono tracce di collante tra una parte e l'altra, proprio perché, come vi dicevo, queste parti sono punzonate insieme, quindi tutta questa parte è solidale e dà rigidità al cofano. Ora vi domanderete come sono riuscito ad ottenere questo risultato, o meglio a conferire al mio cofano aftermarket maggiore rigidità. Ne ho approfittato in modo particolare perché il mio cofano era piegato, quindi con l'urto e col fatto che si era piegato, come vi dicevo, da parte a parte, questa parte e la parte sopra si erano praticamente aperti e dove potevamo inserire addirittura una mano. Nel momento in cui siamo andati a riportare il cofano nella sua forma originale, invece di utilizzare della schiuma, diciamo, e creare lo spessore come in quello aftermarket, abbiamo utilizzato della pasta sigillante da carrozzeria. Quest'ultima è una pasta che ha diciamo anche tipo un silicone di colore nero che, una volta applicata sui lamierati, rende salde le due parti, una sorta di colla molto resistente per carrozzerie. Come vedete l'ho applicata a tratti su tutta la superficie del lamierato che, come vi dicevo, inizialmente si teneva soltanto con 2 o 3 punti di schiuma. Lo stesso procedimento l'ho utilizzato anche sugli angoli diciamo laterali dello scatolato e sulla parte frontale, dove c'è quella sorta di scatolato dove noi riponiamo l'asta che sorregge il cofano aperto. Questo ha fatto sì che ora, come vedete, il cofano è aperto e riesce a rimanere più in squadro con il resto della macchina rispetto a quell'aftermarket che, come vi ho ripetuto più volte, tende a piegarsi da un lato. Ragazzi, anche se questo vi può sembrare una piccola accortezza, in realtà nel momento in cui andiamo a verniciare un cofano fanno la differenza tra un lavoro di qualità e un lavoro fatto in un modo mediocre. Passando oltre, quindi una volta ottenuto il cofano solidale, ben levicato e abbiamo riportato fuori la parte, diciamo, abbozzata del cofano, siamo andati a rivestire soltanto quei piccoli bozzetti che rimanevano sulla superficie, che erano dovuti, insomma, alle martellate e alle leve che abbiamo dovuto imprimere per riportare fuori e in squadro il resto del cofano. Fatto questo, siamo andati a passare, come vi mostrerò sicuramente nelle immagini, un fondo epossitrico. Questo fondo epossitrico è quel fondo, per farvi capire, di colore grigio, cioè tipo grigio chiaro, grigio scuro, a secondo della marca del produttore, che ha 2 importanti funzioni. La prima è di creare uno strato protettivo sulla lamiera viva, perché anche se magari durante la verniciatura alcune parti del cofano sono ancora rimaste del colore originale, però ci sono dei punti dove noi abbiamo lavorato che sono a ferro. Questo ferro noi lo dobbiamo proteggere in qualche modo. Questo fondo epossidrico ha una sorta di funzione antiruggine, cioè impermeabilizza il ferro e non fa uscire, non fa generare la ruggine col tempo. La seconda funzione di questo fondo epossidrico consiste nel creare una patina liscia per poter poi applicare lo strato di vernice. Tanto è vero che noi possiamo utilizzarlo come un vero e proprio, diciamo, stucco spray. Passatemi il termine, lo stucco spray è un altro prodotto che ha delle caratteristiche leggermente diverse, ma possiamo utilizzarlo un po' per pigrizia, un po' per non fare uno strato troppo spesso di vernice insomma, in totale, tra fondo,
stucco, verniciatura, trasparente e via dicendo, e possiamo passare più mani più o meno spesse di stucco epossidrico per poi tra una mano e l'altra andare a carteggiare e andare a eliminare tutti quei piccoli difetti. Logicamente possiamo andare a correggere solo dei piccoli puntini, non possiamo andare a riempire delle grandi superfici. E una cosa che vi consiglio è di aspettare almeno un giorno o due prima di passare la mano di verniciatura finale, perché questo prodotto col tempo tende a ritirarsi, quindi se noi siamo frettolosi e andiamo subito a passare vari strati di vernice, quando asciugherà definitivamente si vedranno delle imperfezioni che se noi non abbiamo fretta e aspettiamo tra una mano e l'altra qualche giorno, ce ne possiamo rendere conto, perché i difetti vengono alla luce e possiamo correggerli in tempo. Tutto questo insomma per avere un risultato eccellente. Dopo aver ribattuto, stuccato e passato il fondo sul nostro cofano, non resta che la fase finale, ovvero proprio la verniciatura. E questa ha due modi per essere fatta bene: o un lucido diretto, sempre che il vostro mezzo sia di colore lucido, o in alternativa un colore base e un trasparente a coprire. Io vi consiglio per i nostri fuoristrada di utilizzare il trasparente sopra il colore, perché nel momento in cui noi andiamo a fare fuoristrada in zone boscose o facciamo delle piccole struciature sulla vernice, possiamo andare ad agire con una pasta abrasiva o con un pollice per andare a levicare il trasparente e a far sparire del tutto i graffi. Certo, se sono è sottinteso che stiamo parlando di piccoli graffi, perché nel momento in cui andiamo a fare un graffio profondo andremo a intaccare anche la vernice sottostante e a quel punto il pezzo sarà compromesso, dovremo in qualsiasi caso andare a riverniciarlo. Un'altra accortezza che volevo consigliarvi nel momento in cui andrete a riverniciare il vostro componente è la scelta del colore. Come avete visto nei video precedenti, io ho verniciato soltanto il portellone e il cofano e il portellone posteriore. Il resto della macchina, della Jeep, l'avevo verniciata quasi un anno fa. E anche se ho utilizzato lo stesso codice colore, nel momento in cui sono andato a ricreare la nuova vernice in un negozio specializzato di vernici usando un tintometro, la vernice era leggermente differente da quella originale. Quindi ci sono due soluzioni: o affidarsi a un carrozziere esperto che visivamente con l'aiuto della luce e dei cartellini colorati fa delle prove e corregge il colore fino ad avvicinarsi al colore più adatto e più somigliante a quello della vostra macchina, oppure ci sono addirittura una sorta di scanner che decodificano la vernice del vostro mezzo e vi dà una formula più aggiornata, più corretta e che si avvicina di più al vostro mezzo. Questo vale sia per un mezzo che era stato verniciato circa un anno prima come il mio, sia anzi a maggior ragione se invece andate a riprendere una parte di una Jeep magari con vernice originale che alle spalle ha diversi decenni di sole e intemperie. Per questa settimana spero di essermi ricordato tutto e di aver trattato tutti gli argomenti e tutti i consigli che avevo in mente di darvi. Comunque questa serie sulla riparazione del cofano del mio CGI V8 non finisce qui, ci sarà ancora un altro video, perché sto facendo realizzare delle nuove grafiche in uno stile vintage per il mio CGI. Ma non vi svelo altro: se volete saperne di più iscrivetevi al canale. Se questo video vi è piaciuto spolliciatemi un like, e se avete domande o chiarimenti potete farlo nei commenti del video, sarò lieto di rispondere a tutte le vostre domande. Per questa settimana è tutto, un saluto, ciao!